Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglia. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. All'Università di Tubinga, in Germania, nel 1948, lo zoologo Peters stava conducendo una ricerca fotografica sui ragni comuni e in particolare sul modo in cui tessono la loro tela, ma era frustrato da un problema tecnico. Gli arachnidi si intestardivano a compiere questo lavoro di straordinaria ingegneria soltanto durante le ore notturne. Questa tabella di marcia, oltre a costringere il ricercatore a estenuanti levatacce, rendeva difficile scattare le fotografie, perché i ragni preferivano muoversi nella totale oscurità. Così un giorno Peters decise di rivolgersi a un suo collega farmacologo, il giovane dottor Peter Witt, e gli chiese se fosse possibile drogare in qualche modo i suoi ragni in modo che cambiassero la loro routine e si mettessero a filare alla luce del giorno. Witt non aveva mai avuto a che fare con dei ragni prima di allora, ma si rese ben presto conto che somministrare loro dei tranquillanti o degli stimolanti era più facile del previsto. Gli animaletti costantemente assetati di acqua imparavano in fretta ad accorrere verso la sua siringa. Purtroppo questi esperimenti non risolsero affatto il suo problema. I ragni continuavano a costruire le ragnatele durante la notte, ma c'era di peggio. Dopo aver assunto i farmaci, non erano nemmeno più in grado di tesserle per bene. Quasi fossero ubriachi, gli arachnidi producevano reticolati sghembi e inutili che non valeva certo la pena di fotografare. Dopo questa esperienza, Peters, scoraggiato, abbandonò il suo progetto. Qualcosa invece era scattato nella mente del dottor Witt. I ragni comuni, Araneide, sono tutt'altro che comuni quando si tratta di tessere una ragnatela. Ne costruiscono una nuova ogni mattina e se a fine giornata la loro trappola non ha catturato alcun insetto, se la mangiano. In questo modo possono riciclare le proteine della tela per settimane. Durante i primi 16 giorni senza cibo, le ragnatele appaiono sempre perfette. Dopodiché, quando diventa davvero affamato, il ragno comincia a fare economia, tessendo maglie più larghe, in modo da conservare le forze da una parte e dall'altra catturare solo insetti di grossa taglia, che gli garantiscano una grande abbuffata. D'altronde per il ragno, la ragnatela non è soltanto un modo di procacciarsi del cibo, ma uno strumento essenziale per rapportarsi con il mondo che lo circonda. Questi arachnidi sono quasi del tutto ciechi e le vibrazioni dei fili sono il loro radar. Dai movimenti percepiti comprendono che tipo di insetto è rimasto impigliato nella tela e se è il caso di avvicinarsi. Capiscono se un singolo filo si è spezzato e si dirigono sicuri a ricostruire soltanto quello. E utilizzano la tela anche come mezzo di comunicazione nei rituali d'amore, in cui il maschio resta ai bordi e pizzica ritmicamente i fili per avvertire la femmina della sua presenza, conquistandola così senza farsi scambiare per un bocconcino succulento. Nel suo esperimento con i ragni, il dottor Witt aveva notato che sembrava esserci una significativa correlazione tra la sostanza somministrata e le aberrazioni subite dalla ragnatela. Cominciò quindi a dare in pasto ai suoi ragni diverse sostanze psicoattive, registrando la variazione nel lavoro di tessitura. Lo studio di Witt, pubblicato nel 1951 e ampliato nel 1971, si limitava all'osservazione statistica, senza fornire ulteriori interpretazioni. Eppure i suoi dati si prestavano a una lettura affascinante, anche se poco ortodossa. Sembrava che i ragni subissero l'effetto delle droghe in maniera molto simile a quanto accade per gli uomini. Sotto cannabis diventavano pigri e svogliati. Cominciavano la loro ragnatela in maniera regolare, ma perdevano interesse una volta arrivati alle spire esterne. Sotto peyote o funghi magici, i movimenti degli arachnidi si facevano più lenti e pesanti.
Sotto microdosi di LSD, i disegni delle ragnatele diventavano geometricamente perfetti, come le visioni caleidoscopiche riportate dagli utilizzatori umani, mentre dosi più massicce invalidavano completamente le capacità del ragno. La caffeina, invece, produceva risultati del tutto fuori controllo e quasi schizofrenici. Ovviamente questa interpretazione umanizzante non ha alcunché di scientifico. Quello che interessava davvero a Witt era capire se si potevano usare i ragni per riscontrare la presenza di droghe nel sangue o nelle urine umane, dato che si erano dimostrati sensibilissimi anche a minime dosi, non rilevabili con gli strumenti dell'epoca. La sua ricerca continuò per decenni e a poco, da farmacologo, Witt divenne un'autorità nel campo dell'entomologia. Capace di riconoscere i suoi ragnetti uno per uno solo dando un'occhiata alla ragnatela, il fascino per questi piccoli invertebrati non lo lasciò mai più. Continuò a testare le loro capacità in diversi altri esperimenti, alterando il loro sistema nervoso con i laser, amministrando grosse quantità di barbiturici e perfino spedendoli in orbita. Anche senza gravità, i ragni, in quello che Witt ha definito un capolavoro di adattamento, dopo soli 3 giorni nello spazio, tornavano in grado di costruire una ragnatela quasi perfetta. Allora, Giorgia, chi è questo bizzarro personaggio, questo strano terzo incomodo che hai portato? Questa è una maschera dei ticunas della foresta amazzonica, una popolazione che occupa un'area compresa tra Perù, Colombia e Brasile, ed è una maschera che viene utilizzata da loro durante i rituali di pubertà femminile. È una maschera fabbricata in tapa, cioè in corteccia d'albero, con le maniche cucite, ed è decorata con delle sovradipinture in colori naturali, azzurro e nero, sia sul fronte che sul retro. Il rituale di pubertà femminile è un rituale di passaggio molto importante, come generalmente accade nelle società tradizionali, in quanto segna il passaggio della vita delle fanciulle e delle ragazze all'ingresso della loro vita di adulte e quindi nel vestire il ruolo appieno che a loro compete all'interno del gruppo sociale. Questo, appunto, dicevo, è un rituale molto importante che avviene nel momento in cui compaiono ben visibili nel cielo alcune stelle che loro chiamano stelle fanciulle o fanciulle stelle nella lingua ticuna. Come tutte le popolazioni tradizionali, gran parte delle attività, dei rituali che segnano la vita del villaggio è parallela all'osservazione dei movimenti dei corpi celesti. E questa maschera come si inserisce all'interno del rituale? Cioè il rituale come si svolge? Allora, all'indomani del sopraggiungere delle mestruazioni, le ragazze vengono isolate all'interno della capanna dei loro genitori e rimangono in un periodo di isolamento che dura diversi giorni. Nel frattempo sopraggiungono al villaggio gli appartenenti degli altri clan e iniziano i festeggiamenti che durano generalmente 3 giorni. All'indomani del periodo di isolamento la ragazza viene fatta uscire, purificata con delle abluzioni nelle acque sorgive e viene dipinta con segni di carattere simbolico. Indossando queste maschere, uomini di altri villaggi mettono in scena una rappresentazione in cui fingono di aggredire queste ragazze. Queste maschere rappresentano degli esseri della foresta, sia benigni che maligni. Questi spiriti della foresta vengono fatti allontanare dai parenti maschi delle ragazze, offrendo loro del cibo, del pesce affumicato. Le ragazze vengono poi fatte rientrare nella capanna dei genitori, ove avviene il culmine della cerimonia, che consiste nel taglio dei capelli, ma più che altro si tratta dello strappo dei capelli. Questa cerimonia, diciamo, vuole rappresentare la riproduzione di tutti i cicli produttivi e sociali del gruppo, del villaggio, e quindi come poi tutti i riti di passaggio ha un significato estremamente alto nella vita di questo popolo.
Peder Winstrup, morto nel 1679, fu vescovo di Lund in Scania, la provincia più meridionale della Svezia. La sua salma mummificata, riposta in una bara all'interno della cripta della cattedrale, è ritenuta uno dei corpi del XVII secolo meglio conservati in Europa. La sua importanza dal punto di vista scientifico sta nel fatto che il cadavere non è stato imbalsamato, dunque gli organi interni sono ancora completi e intatti. Nel 2015 gli scienziati eseguirono un attacco sulla bara contenente il corpo mummificato e con loro grande sorpresa scoprirono che il vescovo non era solo all'interno del sarcofago. Il corpo di un feto di 5 o 6 mesi era nascosto sotto i piedi della mummia. Le indagini precedenti avevano mancato il bambino, il quale sembra essere stato deliberatamente nascosto nel profondo strato di erbe preservanti che si trova sotto il materasso su cui è stesa la salma. Ma perché infilare un feto nella bara di un vescovo? Gli scienziati ritengono che il bambino potesse essere il frutto di una relazione illegittima e dunque destinato alla sepoltura in un terreno non consacrato e che qualcuno, probabilmente la madre, abbia approfittato delle esequie dell'alto prelato per assicurargli un luogo di riposo cristiano. Secondo Per Karsten del Lund Historical Museum, in Svezia sono già stati trovati numerosi feti occultati in posti strani, ad esempio all'interno delle pareti delle chiese o nei muri dei cimiteri. Chi li nascondeva stava cercando di assicurare loro il paradiso. Per quanto abbia acceso la curiosità del pubblico, quella del feto misterioso è in realtà solo una storia secondaria rispetto all'importanza dell'indagine sulla salma di Peder Winstrup. Attraverso l'analisi delle erbe e degli insetti ritrovati all'interno della bara e grazie allo studio dei batteri intestinali, questo corpo mummificatosi spontaneamente rivelerà una grande quantità di informazioni sulla vita nel XVII secolo. Se questa puntata vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere nessun episodio. Arrivederci al prossimo strano, macabro e meraviglioso appuntamento.